Si è fatto avanti un altro informatore, di nome Jason Sands. In Italia non ne ha praticamente parlato nessuno, ma anche negli Stati Uniti inizialmente è stato ignorato. Il motivo di questo silenzio è sicuramente dovuto all'esclusiva sulle sue informazioni concessa a James Fox, che sta realizzando un documentario su questa testimonianza. Jason Sands ha comunque rilasciato un'intervista su Twitter alcuni giorni fa. Trovate il link nella descrizione. Sicuramente la volontà di speculare sulle informazioni crea molta diffidenza, ma la credibilità dell'informatore non si basa solo sulle sue affermazioni. Sands ha aderito al programma per gli informatori sull'argomento UFO avviato dal Congresso nel 2021 ed ha rilasciato la sua testimonianza al Senato, alla Camera e agli ispettori della comunità dell'intelligence. Quindi la sua identità è stata verificata dal Congresso, ma anche da Jane Fox, che garantisce la validità delle sue credenziali. In pratica fa parte dei 40 testimoni indicati da David Grush, che si sono presentati al Congresso per testimoniare. Per il momento non siamo in grado di giudicare, quindi vediamo i contenuti della sua intervista. Innanzitutto conferma la presenza del programma di ingegneria inversa sugli UFO recuperati, come emerso dalla testimonianza di David Grush. Anzi, avrebbe proprio deciso di farsi avanti soprattutto per aiutare Grush, poiché sono state dette molte bugie secondo lui. Secondo Sands sono stati recuperati circa un velivolo ogni 3-5 anni dagli anni 50, in tutto circa 30 velivoli. Il recupero sarebbero iniziati con UFO precipitati casualmente. Tra le aree di recupero indicate ci sarebbero sicuramente il Texas, l'America centrale, Sud America, Vietnam, ma molti altri paesi, anche su territori ostili agli Stati Uniti. Le nazioni alleate parteciperebbero al programma e sembra che ci sia la capacità di rilevare gli UFO quando entrano nell'atmosfera. Queste parole ci fanno ricordare un recente articolo sul Daily Mail, nel quale si parlava proprio di un team di recupero UFO della CIA. Riporto il link nella descrizione. Alcuni UFO sono solo droni, altri invece hanno equipaggio. La propulsione sarebbe basata sull'elettromagnetismo che permette di ottenere l'antigravità. Il programma sarebbe attivo almeno dal 1954, poiché dice di aver visto alcuni documenti con quella data. L'incontro di Holloman sarebbe accaduto davvero. Sands è un testimone diretto, poiché sostiene di aver incontrato un'identità non umana nel poligono della base dell'aeronautica degli Stati Uniti di Nellis e avrebbe avuto un contatto telepatico. L'essere che ha visto ha una forma umanoide, ma molto diverso dall'uomo. Aveva un aspetto albino, molto pallido, ma con sfumature blu sotto la pelle, simile alla pelle umana quando si congela. Aveva delle stranissime orecchie con lobi che non sporgevano, gli occhi enormi che arrivavano fino alle tempie, con l'iride molto scura che non si distingueva dalla pupilla. L'essere era poco più basso di lui, circa 1,75 m. Era senza capelli né sopracciglia e rughe e lineamenti simili ad un umano di 50-60 anni. Tuttavia, a parte il viso, la testa era molto simile a quella umana. Indossava un'uniforme tipica del programma, di colore simile all'azzurro cielo. Infatti, secondo Sands, ci sarebbe una collaborazione con le entità non umane, che avviene in basi oceaniche o sotterranee, ma non vogliono condividere tecnologia che potrebbe essere usata per costruire armi. All'interno del programma ha sentito parlare di altre razze, bianchi alti e grigi, ma quello che ha visto lui sarebbe stato classificato come un ibrido. Sostiene che ci sia una forte componente spirituale in questi contatti, ma ci sarebbe una fazione rettiliana malevole che ha cattive intenzioni, gli altri invece sono benevoli o indifferenti.
Alcuni hanno una compassione molto profonda per noi e sembrano interessati alla nostra crescita spirituale, la nostra crescita intellettuale. Sono anche state viste cose simili a fantasmi o interdimensionali. La presenza degli UFO sferici potrebbe avere lo scopo di ricerca, semplicemente di passaggio o scopi ricreativi, ma in verità sono solo supposizioni poiché Science non conosce il reale scopo dell'entità. Crede anche nella Federazione Galattica, ma è solo una sua supposizione. È convinto che esseri di altri pianeti hanno condizionato la nostra civiltà da migliaia di anni, come emerge dalle varie credenze, Bibbia, Sumeri, Greci, Indù. Sostiene che al Congresso stanno lottando per avere informazioni e renderle pubbliche, ma hanno bisogno del sostegno del pubblico e dei giornalisti, ma soprattutto delle testimonianze di nuovi informatori. Secondo lui siamo in un momento propizio e se lo perdiamo potrebbero passare molti anni prima che si ripresenti. Bisogna fare in modo di arrivare all'obiettivo di rendere nota la presenza di altre civiltà oltre all'uomo, di rendere pubblico che non siamo soli. Come vediamo, la testimonianza è in netto contrasto con le affermazioni del recente rapporto del Pentagono. Quindi siamo uno scontro aperto e qualcuno sta sicuramente mentendo o giocando con le parole. Ormai abbiamo visto che i termini WOP e identità non umane hanno sostituito UFO e extraterrestri. Dalle parole di Sands, ma anche dalle informazioni che trapelano dal Congresso, si percepisce la chiara volontà di affrontare l'argomento UFO pubblicamente. I formatori potrebbero moltiplicarsi e presentarsi al Congresso e sui vari canali di informazione per raccontare la propria testimonianza. Sands sostiene che i primi recuperi sarebbero dovuti ad incidenti casuali ed il contatto con queste entità sarebbe nato proprio a causa di questi incidenti. Quindi questi velivoli cadono come mosche ed i militari sarebbero in grado di rubarli ai proprietari. Inoltre cadrebbero sempre in luoghi dove non ci sono testimoni e verrebbero recuperati senza che nessuno se ne accorga. Queste incongruenze hanno sicuramente bisogno di chiarimenti e approfondimenti. Secondo me, al di là dell'esperienza vissuta in prima persona, Sands non ha la più pallida idea della verità nascosta sugli UFO. Fa molte congetture sulla base dei racconti di altri. In questo senso, credo abbia ragione Kirkpatrick. Ci sono troppe informazioni frutto di racconti male interpretati a causa della compartimentazione delle informazioni. Tuttavia, non si possono negare le testimonianze dirette che provano in modo inequivocabile l'esistenza di qualcosa che non appartiene alla nostra civiltà. Le congetture che si dimostrano estremamente variabili riguardano sempre la provenienza di queste entità, i motivi della loro presenza, ma soprattutto la relazione che hanno con noi. Verso la fine dell'intervista Sands ammette che ha solo il suo pezzo di puzzle e il resto sono solo congetture sulla base di quello che ha sentito dire dagli altri. Ma gli altri ne sanno quanto lui, poiché la compartimentazione delle informazioni ha funzionato benissimo, come abbiamo appreso dalle testimonianze degli altri informatori.